Buongiorno, benvenuti a tutti, io sono Beatrice e questo è il mio canale. Siamo nel corso di un percorso di 30 giorni che si chiama 30 giorni per un ricettario veg di calligrafia quotidiana. Oggi è il nostro giorno 11, quindi ormai abbiamo superato la decina e iniziamo a essere quasi dei professionisti, si va per dire. La ricetta di oggi devo dire che è molto particolare. Io conosco quella tradizionale, ma così non l'ho proprio mai fatta e vorrei tanto sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete provato a realizzarla. Per quello che riguarda la calligrafia, siccome la parola che ci guida oggi è muovi, ho pensato più che altro alla posizione, al modo in cui scriviamo e quindi nel corso del video faremo una serie di osservazioni relative a questo tema. E adesso vediamo un po' com'è andata questa ricetta. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, siamo al giorno 11 e la parola che ci guida è muovi. Mi è sembrato interessante fare qualche riflessione sul modo in cui scriviamo, che non è un dettaglio e soprattutto non dobbiamo limitarci ad osservare, a controllare la posizione all'inizio, ma dobbiamo fare delle osservazioni anche durante la nostra scrittura. Quindi controlliamo la nostra posizione come sempre, scegliamo una bella penna, una che ci piace, facciamo un bel respiro e iniziamo. Dunque, mi trovo davanti a questa carta che è quella che avevo utilizzato nel video dei Maritozzi. Vi lascio il link così se volete andare a vedere che cosa abbiamo fatto potete farlo. È una carta, come vi avevo spiegato, molto brutta, nel senso che è di pessima qualità perché è una carta usata semplicemente per riavvolgere, tenere avvolto la carta da pacco, comunque la carta da regalo, quindi è una carta che non ha nessuna velleità, semplicemente a me piace per il colore che ha e per la consistenza che ha. Ho deciso ovviamente di mettere l'illustrazione da questa parte perché sarebbe troppo complicato scriverci sopra, dovrei controllare molto bene che tipo di penna utilizzare, anche se devo dire che ce ne sono parecchie che potrebbero funzionare, ma mi piace vedere il contrasto dei colori con questo marrone di fondo e quindi preferisco mettere qua l'illustrazione. Il protagonista o uno dei protagonisti di questa ricetta, che è molto semplice, è il cavolo rosso insieme al cece, che ho appena scoperto che si dice cece e non cecio come ho sempre pensato. Quindi questi sono i due protagonisti. Io amo tantissimo il cavolo viola, non tanto per il sapore che ha, ma quanto ovviamente per il colore, che è uno dei miei colori preferiti in assoluto, e poi trovo che abbia questa forma bellissima. Quindi ho deciso che per rappresentarlo avrei fatto un'illustrazione un po' minimalista alternativa, semplicemente riproducendolo nella forma che mi piace di più, quindi quando viene tagliato a metà e si vedono tutte queste ondulature delle foglie, quindi con questo disegno particolarissimo e questo colore con questo contrasto di bianco e viola. Quindi utilizzo dei pastelli normalissimi, non sono né acquarellabili né nulla. Ho iniziato con un pastello bianco perché si vede decisamente meglio, così non devo cancellare. Definisco più o meno la forma esterna e poi disegno delle linee irregolari, cercando di crearle proprio come sono quelle del cavolo, quindi fanno un po' dei saltelli, ogni tanto ritornano un po' indietro, fanno dei dentro fuori, l'importante è che non sia proprio dei cerchi perfetti. E poi utilizzo insieme al bianco anche questi altri colori, quindi un paio di viola e un violetto chiaro, che però in realtà si potrebbe anche farne a meno. In realtà quello che fanno da padroni sono questo bianco e il viola più scuro per definire tutta la mia illustrazione. A fianco ho messo piccolino il disegno di un cece, che non è nient'altro che un pallino con una gradazione di giallo, quindi con questi due giallini. Poi voglio rappresentare come se fosse una specie di tavolo, quindi ho disegnato una sagoma con il mio bianco e adesso mi occupo di riempire lo spazio vuoto. Ho trovato questa carta velina che mi avevano dato insieme a un pacchetto che avevo comprato, di un oggetto che avevo comprato in un negozio di casalinghi.
e siccome ha un colore bellissimo l'ho sempre conservata, ancora non l'avevo utilizzata, finalmente è arrivato il momento giusto e quindi decido di riempire lo spazio attorno a questo tavolo con questa carta velina, perché più che altro voglio giocare sui colori. Quindi metto la colla, più o meno ho visto qual è la sagoma che avevo disegnato del mio tavolo e ritaglio la carta velina per riempire lo spazio vuoto, diciamo quello che sta attorno a questo tavolo. Il libro che vedrete lì a fianco è un libro per bambini, si intitola Mortina ed è di Barbara Cantini, che è un'illustratrice e una scrittrice per bambini secondo me eccezionale. Io adoro le sue illustrazioni, infatti l'ho messa lì di fianco perché così mi ha ispirato nelle illustrazioni di questo piatto, anche se non c'entra assolutamente né per tema né per soggetto, però mi piace davvero tanto. Quindi vado avanti a riempire gli spazi con questa carta velina. In più utilizzo degli scarti o comunque delle striscioline di carta velina da mettere direttamente sopra al mio cavolo e anche un po' attorno, in modo che sembrino un po' queste striscioline che rimangono quando noi tagliamo a fette il cavolo. Adesso utilizzo sempre questa penna meravigliosa che Koh-i-Noor non produce più, che è una penna gel nera, e un foglio di un mio album schizzi di Tiger, quindi con una carta assolutamente senza pretese, semplicemente bianca e piuttosto pesante. Quindi così direttamente copio da una fotografia che ho trovato su internet la forma di questo sbattitore. Non so se ne avete mai visti, dipende dall'età probabilmente che avete, però esistevano questi sbattitori a manovella dove c'è una ruota dentata che gira e con una manovella le due fruste girano e servono per montare le uova solitamente o per mescolare insomma delle creme. Quindi volevo aggiungerle, inizialmente pensavo di mettere la frusta normale, ma queste sono decisamente più interessanti e quindi le disegno sulla carta e poi le ritaglierò. Adesso che ho la mano un po' più calda mi dedico alla parte scritta.
Anche questa volta ho già scritto a matita la ricetta per capire quanto spazio avrei occupato, e poi vado a riscriverci sopra utilizzando una penna della Papermate viola. Devo dire che è un colore alternativo perché fino adesso ho sempre scritto in nero, ma ho deciso di proprio esagerare con questo viola in questa ricetta. Scrivo in viola utilizzando questa penna e provando a scrivere con la velocità che uso abitualmente, quindi per capire un po' le differenze. Le osservazioni che posso fare è che sicuramente scrivendo a questa velocità, che ovviamente non è quella del video che state guardando, che è velocizzato, purtroppo si tendono a fare più errori, le lettere sono meno precise e sicuramente la grafia è molto meno regolare, quindi vi consiglio di non esagerare con la velocità, perché alla fine non è poi così premiante, perché se alla fine a metà del nostro scritto facciamo un errore e dobbiamo riscrivere quello che abbiamo scritto fin dall'inizio, quel tempo, quel centesimo di secondo che abbiamo risparmiato lo andiamo a perdere e ne aggiungiamo degli altri, quindi perdiamo tempo. Un'altra osservazione che voglio fare è sul modo in cui sto scrivendo, quindi come partecipa il mio corpo all'atto di scrivere. Quindi non è solamente il movimento della mia mano che si muove sul foglio, ma partecipa alla scrittura anche il mio avambraccio, il mio gomito, la mia spalla. Ricordatevi sempre che siete un tutt'uno, cioè non è semplicemente un braccio meccanico in cui si muove solo una mano, ma siete un individuo che partecipa con tutto il suo corpo anche al momento della scrittura. Proprio per questo secondo me è così particolarmente interessante per lo sviluppo nostro e per il nostro equilibrio. Come vi muovete? Vi spingete in avanti, vi alzate, quando magari dovete fare delle legature oppure delle lettere più lunghe, per esempio una F, una L, forse vi spingete leggermente in avanti. Fate delle osservazioni sul modo in cui vi muovete quando state scrivendo e soprattutto cercate di essere rilassati e appunto utilizzate tutta la muscolatura del braccio, non solo la mano, perché altrimenti vi stancherete molto molto rapidamente e vi verranno veramente delle contratture al pollice e polso e al gomito, quindi fate molto attenzione quando scrivete. Termino la mia ricetta mettendo questi due titoletti semplicemente scritti in stampatello e la mia ricetta è finita. E adesso viene la parte che in qualche maniera a me piace di più e che mi diverte di più, che è quella dei titoli. Mi sembra un po' di essere tornata quando facevo le elementari, la parte che mi piaceva di più era fare il titolo. Quindi devo scrivere il titolo di questa ricetta, che non è proprio quello originale della ricetta che io ho preso da Instagram, ma è diciamo la traduzione toscana, ovvero io l'ho chiamata cecina lilla anziché farinata lilla. Decido di scriverla in corsivo, però vorrei un corsivo non troppo tradizionale. Avrei voluto scriverlo ancora più grosso di quello che vedrete come risultato finale, però devo dire che già così mi soddisfa. Uso un brush sign pen nero, quindi un pennarello con la punta flessibile, cercando di usare la massima cautela perché ho il terrore che sulla carta velina mi strappi la carta. In realtà sopravvivo e riesco a fare la scritta senza creare nessun tipo di danno. Questo pennarello è veramente bellissimo perché è molto flessibile e riesce a darvi grossi e sottili, però vorrei, se fosse possibile, l'equivalente di questo ma un po' più grosso, quindi con uno spessore più grande, però per adesso ancora non esiste. Anzi, meglio ancora, se qualcuno di voi lo conosce, scrivetemelo nei commenti che sarei molto molto interessata a comprarlo.
Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa giornata e quindi di questa ricetta. Ho aggiunto alcuni piccoli dettagli che nel video non vedete, ma che sono semplicemente una cornice per il testo e qualche parolina qua e là che fanno da didascalia agli oggetti che ho rappresentato, utilizzando un po' la tecnica che usa Barbara Cantini nei suoi libri. Poi ho aggiunto questa frasetta che Cecina significa donna giovane e graziosa, e quindi questa cosa mi piaceva tantissimo. Cosa ne pensate allora di questa ricetta? Fatemelo sapere nei commenti. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e io vi aspetto alla prossima. Ciao, grazie a tutti!